sensazioni. Sembravo Carlos Santana quando suona, che fa... Ciao chitarristi, stavo facendo zapping sul sito di Musical Store 2005 quando una chitarra ha attirato la mia attenzione. È un modello Stratocaster ma che mi ha fatto dire una cosa sola, cioè cosa è rimasto della Strato in questa chitarra. Come sempre sono alla ricerca di nuove idee per nuovi video e quando vedo chitarre del genere non me le faccio scappare. E se siete contenti di questa cosa fatemelo capire lasciando un bel like qui sotto al video, iscrivendovi al canale e lasciando un bel commento dicendomi cosa volete vedere sul canale e poi alla fine del video mi fate anche sapere cosa ne pensate della chitarra. Allora, sapete tutti che la Stratocaster non è il mio tipo di chitarra preferito di sempre, però negli ultimi anni diciamo che mi sono un pochino ammorbidito su questa cosa finché ne ho trovata una che ha fatto scattare quella scintilla nel feeling e me ne sono innamorato. Quella chitarra, sapete tutti, è la PRS SE Silver Sky, questa qui sopra del video. Ormai la vedete fissa qui sopra, non qui sopra, dietro di me. Volevo far sapere ai ragazzi di Musical Store 2005 che sta bene, la tratto bene e non vuole più tornare a casa. Comunque questa mia nuova apertura mentale, grazie a tutta l'esperienza che sto facendo, mi ha fatto alzare le antennine rispetto a qualsiasi tipo di chitarra a prescindere da colore, modello, niente razzismo chitarristico. Quindi quando ho visto questa chitarra scorrendo sul sito ho detto che strana. Ho visto comunque che si tratta di una Fender messicana, quindi immagino che la qualità generica dello strumento sia più o meno tra Fender Player e Player Plus, spero molto più verso la Player Plus, e leggendo ho visto una serie di caratteristiche tecniche che sono strane. Però questa cosa a me non alimenta il oddio questa non è una Strato, ma al contrario accende la curiosità e la voglia di provare uno strumento e di capirlo e analizzarlo per raccontarvelo. Quindi non ci ho pensato due volte, l'ho messa nel carrello, me la sono fatta spedire e con un po' di fatica è qui. Quante corde. Bring, bring, bring. Quindi oggi ci tocca l'ingrato compito di capire cosa sia rimasto della Fender Stratocaster in questa Fender 90 Strato. La chitarra va di qua. La prima cosa ovviamente che colpisce sono i pick-up, perché sono esteticamente un pugno nell'occhio, sono due pick-up, un pugno per occhio, quindi due pugni negli occhi. Però da persone mature, perché alla fine vabbè siamo chitarristi, iniziamo a dire che la forma è quella della Fender Stratocaster e su questo non ci piove. Dal punto di vista strutturale, body, manico e tastiera, la chitarra diciamo è coerente con la Fender Strato classica, molto classica. 21 tasti, radius 9,5, la scala 25,5, manico e tastiera sono in acero, le meccaniche sono in stile vintage e se ci spostiamo sul body abbiamo il ponte vintage style con le 6 sellette. Ad un occhio distratto può sembrare tutto normale e invece no. Diciamo che la lista delle cose che sono rimaste della Stratocaster è finita. Infatti partiamo a parlare proprio dal ponte, che sì, è vero, è un 6 sellette vintage style classico Stratocaster, però notate la mancanza di qualcosa? Eh già, il foro per la leva del tremolo non c'è più e per la stessa ragione sul retro della chitarra non c'è più lo scasso del legno in cui normalmente alloggiano il retro del ponte, le molle, la piastra, insomma tutte quelle cose che tengono il ponte in tensione. L'avete già visto prima quando ho messo la chitarra al contrario, già si capiva che non era una Strato normale. Strana scelta quella di Fender di prendere una chitarra con tutte queste caratteristiche tra virgolette vintage e scombinarla così. Ma questa cosa poi alla fine ha un'utilità? Cioè ha una traduzione in feeling, caratteristiche sonore sullo strumento? Beh, secondo me sì, esattamente come cambia tra una chitarra ponte fisso e ponte tremolo qualsiasi, oppure tra una chitarra con il ponte fisso, il tremolo, Floyd Rose. In questo caso è una chitarra a ponte fisso, punto. Quindi ha le stesse caratteristiche di una chitarra a ponte fisso. Il ponte, essendo avvitato e completamente fissato al legno, trasmette tutte le sue vibrazioni delle corde al legno del body, e questa cosa senza entrare in quel conflitto perenne in cui le persone cercano di capire se il suono della chitarra dipenda o no dal legno e da come le vibrazioni vengono trasmesse al legno. Io voglio parlarvi solo di feeling. In questo caso le vibrazioni delle corde tramite il ponte che è appiccicato, proprio spiaccicato al body e soprattutto senza il foro dietro, quindi c'è anche più legno nello strumento, vengono trasmesse completamente al corpo della chitarra. E questa cosa in termini di feeling io la sento, c'è quel qualcosa in più, è molto più simile a una Telecaster o una Les Paul rispetto a una classica Strato, ti vibra la pancia. Voi fatemi sapere qui sotto nei commenti se queste cose capitano anche a voi oppure no. Comunque andiamo avanti perché poi sul battipenna sono state applicate altre modifiche. La più palese, come dicevamo prima, è quella dei pick-up. Sono stati sradicati i 3 single coil, quelli classici Fender, e sostituiti con 2 P90, che poi nella scheda tecnica vengono indicati come 90 single coil. Ok, il P90 è un single coil, quindi non hanno sbagliato, ma comunque per capire la differenza tra un single coil tradizionale e il P90 vi lascio il video qui sopra, ne ho fatto uno un po' di tempo fa con tutte le differenze, poi se non capite venite qui e me lo richiedete. Comunque questi pick-up stravolgono il suono dello strumento ed è inevitabile, ma non è l'unica conseguenza. Già è strano vedere su una chitarra Strato 2 pick-up soli e non i classici 3, cioè di solito
Comunque, quando un modello Strat o Super Strat ha i due humbucker al ponte e manico, in mezzo il single coil centrale c'è nel 99% dei casi. Qui invece l'hanno dimenticato. Esteticamente, senza quel pick-up, com'è? Ditemi nei commenti un po' le vostre sensazioni. Comunque questo innesca una serie di conseguenze interessanti, cioè, come dicevamo nel video della chitarra di Malcolm Young, vi lascio il video qui sopra, un pick-up in meno esercita meno trazione magnetica e quindi le corde hanno più inerzia, si muovono per più tempo, perché essendo attratte di meno magneticamente, prima di fermarsi ci vuole un po' più di tempo. Poi questa cosa magari è compensata dalle bobine un po' più grandi del P90 rispetto a quelle tradizionali dei single coil, però sicuramente fa differenza anche in questo. Ma comunque la conseguenza più diretta è quella che è stato rimosso un potenziometro del tono, quindi già vedere una Stratocaster con solo due potenziometri di volume e tono è stranissimo. E qui avrei da muovere una critica: perché avete deciso di togliere quello al centro e non quello di cui tutti i chitarristi che non sono abituati all'estrato, ma anche quelli che suonano l'estrato, si lamentano perché mi hanno scritto perché non avete tolto il potenziometro più in alto vicino ai pick-up? Fai una chitarra che va verso la direzione di quei chitarristi che hanno sempre suonato Telecaster oppure Les Paul, e poi gli metti l'ostacolo più grande, la cosa che dà più fastidio anche a chi suona l'astrato. Cioè, mi avete scritto in tantissime valanghe su questa cosa. Qui avevano l'occasione di cambiare le cose in maniera seria, niente, non ce la si fa, proprio zero. L'altra differenza l'abbiamo nel selettore, che perdendo un pick-up perde due posizioni. Infatti è diventato un classico selettore a tre vie molto Telecaster Les Paul style. Pick-up al ponte, entrambi pick-up al manico. Diciamo che è una chitarra che inizia e finisce dove si può vedere con l'occhio. Non c'è niente di nascosto, non ci sono funzioni, switch incomprensibili, un po' stile Ibanez Z, niente di tutte queste cose. Ora ve la faccio sentire e voi nei commenti, mentre la sentite, ditemi cosa è rimasto in questa chitarra della Fender Stratocaster. Solo il body e la forma oppure c'è di più? Quindi, cosa è rimasto della Fender Stratocaster in questa chitarra? Cosa ne penso io? Beh, mi piace perché mi ha ricordato tantissimo una Fender Mustang che ho avuto qui anni fa. È quella che avete visto nel video confronto dei pick-up, ve l'ho messo qui sopra prima. Era una chitarra con due P90 e anche la configurazione elettronica è la stessa, identica. Poi, continua a non essere la mia chitarra preferita della vita. Per quanto riguarda l'estrato, la Silver Sky è ancora
in alto. Però comunque questa chitarra ha quel acidino Stratocaster mischiato al croccante dei P90 e tira fuori una combinazione quantomeno interessante. Le vostre orecchie avranno già espresso i giudizi nei commenti. Nel mio caso però oltre alle orecchie ho anche le mani, quindi il feeling. Nel mio caso personale la differenza più grande la fa il selettore a 3 posizioni, quindi riesco a spostarmi da un pick up all'altro in maniera più agevole senza dover essere super preciso sulla posizione 2 o la posizione 4. Oppure che mentre suoni e stai facendo strumming o suoni qualcosa di un pochino funk, ci prendi dentro e il selettore si sposta da solo per i cavoli suoi. Ci vuole un pochino più di forza per spostare il selettore, però come sapete si può fare. In più risolve un'altra cosa che a me della Strato non fa impazzire, ovvero il pick up centrale, che non c'è. E io la preferisco tantissimo. Non tanto per una questione di suono, ma più per una questione di feeling e ingombro nella posizione della mia plettrata. Comunque sono contentissimo di fare tutte queste esperienze, provare tutti questi strumenti diversi, anche particolari, strumenti che sembrano figli di altri strumenti diversissimi che si sono uniti in uno strumento unico. Se anche a voi piacciono, fatemelo capire, lasciate un bel like al video e fatemi sapere tutto quello che vi gira per la testa qui sotto. Magari proponete strumenti simili a questo, particolari, strani, tutto quello che volete. Io per questa chitarra devo solo fare 2 ringraziamenti. Uno a voi che guardate tutti questi video tutte le settimane e l'altro ai ragazzi di Musical Store 2005 che senza esitare accolgono ogni mia richiesta. E sì, è una minaccia.